Sono Antonio Arrighi, titolare dell'azienda agricola Arrighi in Porto Azzurro all'Isola d'Elba, nel versante orientale. Ci troviamo nell'anfiteatro dei Vigneti, una zona molto bella per coltivare la vite. Sono qua per raccontarvi della storia e dell'incredibile esperimento di Nesos. E a fianco a me vedete le ceste di vini, le nasse, da cui è partito l'esperimento nel 2018. Ecco, qui ci troviamo nella cantina, noi abbiamo le anfore e appunto vi dicevo di questo esperimento con il professor Attilio Scienza e dalla ricerca di Attilio Scienza a arrivare a mettere in pratica appunto quello che poteva essere un sistema di vinificazione nell'antica Grecia, nel Mar Egeo, nelle isole del Mar Egeo, in particolare all'isola di Chio. Per poter mettere in pratica questo esperimento, Scienza aveva bisogno di un produttore che vivesse magari in un'isola, in una piccola isola, di un produttore che aveva una certa esperienza nella terracotta, nell'utilizzo delle anfore. Noi abbiamo iniziato nel 2010 a lavorare in anfora, quindi sono passati 10 anni. E poi aveva bisogno anche di una zona di appassimento. E l'Elba, per i vini passiti, ha una storia secolare, quindi esperienza nell'appassimento, esperienza nell'utilizzo della terracotta, delle anfore, e quindi tutto questo ha permesso di trovarci a collaborare. Il mare non ci manca, il mare profondo, limpido, bello non ci manca, per cui abbiamo iniziato nel 2018 a sperimentare questo particolare sistema di vinificazione. Con prodotti che abbiamo cercato di recuperare, come le nasse in vimini, non facile perché qua i produttori e gli artigiani che intrecciavano vimini non ce n'era più, erano pescatori, quindi poi siamo riusciti a recuperare anche le nasse, all'inizio anche in Sardegna, poi le abbiamo trovate anche qui sul nostro territorio, all'Isola d'Elba. Prima fase quella, la seconda fase è capire quanti giorni poteva resistere l'uva in mare. Tra l'altro un'uva molto particolare, perché abbiamo cercato proprio un'uva che avesse origini e che probabilmente era molto simile a quella che utilizzavano i greci dell'isola di Chio nella vinificazione, cioè l'ansonica tipica, autoctona del nostro territorio, una buccia molto resistente, e da una ricerca dell'Università di Milano è probabilmente un incrocio fra due uve storiche della Grecia, la Sideritis e la Rhoditis. Questa ansonica, coltivata originariamente ad Alberello, come erano tutti i 5.000 ettari presenti nell'Elba, che faceva sì che l'Elba all'inizio dell'Ottocento era la principale produttrice di uva della Toscana. E utilizzando appunto questa uva resistente c'era da capire quanto potesse resistere in mare. Quanto teneva la uva in mare gli antichi greci. Quindi abbiamo fatto delle prove anche per cercare la profondità, siamo partiti da 7 metri, siamo arrivati a 10 metri. E poi la prima sperimentazione l'abbiamo fatta tenendo le uve in mare 5 giorni, quindi un record, perché sperimentando altre uve non sarebbero mai arrivate uve da vino a 5 giorni. Quindi l'ansonica 5 giorni e poi passaggio sui graticci al sole e poi naturalmente in terracotta. I greci si erano accorti che con questo procedimento il vino rimaneva più longevo, perché i loro problemi erano dovuti al fatto dell'ossidazione e anche del passaggio verso l'aceto. Quindi
si erano accorti che la presenza del sale marino, insomma il passaggio in mare, dava più longevità al vino. Non solo, ma poi nell'appassimento successivo il sale toglieva parte della pruina, quindi l'appassimento successivo era più veloce perché non aveva parte di questa sostanza cerosa che difende l'acido. Una parte rimane, quindi i lieviti rimangono presenti, ma l'appassimento più veloce permetteva di mantenere più aromi e gusto. Cosa ci siamo accorti grazie all'Università di Pisa in particolare, ma anche di Firenze? Ci siamo accorti che per osmosi il sale entra all'interno dell'acido. Di conseguenza noi pensavamo che solo sulla buccia si depositasse il sale, invece anche nella polpa. Cosa ci ha fatto la presenza del sale? Ci ha permesso di utilizzarlo come antiossidante disinfettante. Il nostro percorso era capire se si riusciva ad arrivare a un prodotto con l'utilizzo di 0 solfiti, cioè avere un prodotto estremamente naturale, utilizzando i lieviti indigeni, quindi propri dell'uva, e poi senza stabilizzazioni, filtrazioni e cose varie. Ci siamo riusciti in parte e stiamo cercando di capire quanto può durare il vino. Quindi si parte da una base, non è un'operazione di marketing, si parte da una base storica, si sta cercando di capire. Chiaramente sarà sempre un prodotto di nicchia, se un giorno dovessimo riuscire a commercializzarlo. Un prodotto di nicchia perché mettere tanta uva in mare è molto complicato. Proseguiamo su questo percorso, siamo anche in conversione bio e la nostra strada è questa appunto dell'utilizzo della terracotta, quindi acqua, terra, fuoco, prodotto naturale. Dunque, noi abbiamo iniziato la nostra vendemmia, il nostro percorso di Nesos, quindi il vino è in fermentazione con le sue bucce, naturalmente rigorosamente sgranellate a mano, cioè tolte dal raspo manualmente. E qui le vedete, questi nostri acini di ansonica in fermentazione, vedete anche la fermentazione lenta perché cerchiamo di tenere la temperatura più naturale possibile, ma non alta, che non superi un certo grado. Quindi così come la vedete, se non ci sono problemi, ci starà per 6 mesi. Poi toglieremo le bucce e cercheremo di recuperare il liquido senza bucce, senza spremere le bucce poi verranno tolte e buttate via. Peccato che non sentite i profumi, perché i profumi sono estremamente intensi, sono profumi di fermentazione, quindi profumi fruttati, piacevoli, vinosi. Viene voglia di berlo subito. Questa è la bottiglia di terracotta, la numero 0, disegnata a mano da un artista di Impruneta, che riprende la greca, il disegno della greca, e naturalmente un'anfora con le 3 api che sono il simbolo della nostra bandiera, le 3 api. E naturalmente questa anfora che esce dal mare. Nesos è il nome appunto del vino, che significa isola in greco antico. E questa è una bottiglia che doveva andare che andrà, ma per vari motivi abbiamo dovuto rinviare, andrà in beneficenza per una onlus, quindi all'asta, come la prima bottiglia di Nesos. Il mio sogno di viticoltore urbano è quello di riportare nel giusto spazio la nostra viticoltura e i nostri vini. Abbiamo una storia alle spalle incredibile di 2000 anni di produzione di vino. Il mio sogno è quello di riportare i nostri vini, che sono di estrema qualità, a una considerazione internazionale, quindi a avere un giusto risalto per quello che è la nostra storia, la nostra viticoltura, la nostra antica storia.